Noi tendiamo sempre a dire bisogna prendersi la responsabilità per crescere, per evolvere, eccetera. In realtà poi cosa che facciamo nella quotidianità? Però è lui che, è lei che. Mm? Continuiamo sempre con questo aspetto, ma assumersi la responsabilità significa che qualsiasi cosa accade nella mia vita, io devo scoprire in cosa sono responsabile e perché si è verificata quella cosa. Non è perché questa cosa mi piace, quindi sono responsabile io, questa cosa non mi piace, quindi non ne sono responsabile. E prendersi la responsabilità ha una conseguenza molto importante, a parte che le responsabilità in realtà danno un senso evolutivo molto potente, ma hanno una conseguenza molto interessante, che è quella della libertà, la libertà di azione. E questo può avvenire solo e esclusivamente quando io mi assumo la responsabilità. Se io non sono responsabile, non agisco in libero arbitrio, ma agisco sempre e solo per condizionamento. Quindi diventa una vera e propria attitudine alla vita, non un atteggiamento, un'attitudine. L'attitudine è qualcosa, io sono esattamente così, l'atteggiamento è uno sforzo di dimostrare ciò che non sono. È un'attitudine però che si sa che se non è ancora acquisita è difficile da mantenere nel tempo. Ma quando è difficile? Quando noi siamo privi di volontà nostra. Se noi ci assumiamo però la responsabilità di quelle che sono le nostre azioni nel quotidiano, le conseguenze, a parte l'azione in libertà, l'altra conseguenza sono le soddisfazioni. Certo. Cioè io giungo alla sera, diciamo così, parliamo di una giornata tipo, io arrivo alla sera che ho svolto tutta una serie di azioni soddisfacenti. Cioè, soddisfacente cosa significa? Che ho raggiunto esattamente quella condizione di spontaneità, di realizzazione che io sto ricercando, perché in realtà la nostra missione sulla Terra è sempre quella di trovare la realizzazione di noi stessi. E ogni sera, ovviamente, dobbiamo chiederci, prima di andare a letto, se abbiamo fatto questa serie di azioni che ci danno soddisfazione. Partiamo anche da un altro presupposto. Tutti ricerchiamo la felicità, il vivere nella gioia, però ricordiamoci sempre che l'infelicità è una condizione mentale, mentre la felicità è uno stato dell'essere. Ecco quindi che quando io antepongo la mente all'essenza, inizio a vivere nell'infelicità. Perché parliamo però di responsabilità e felicità come collegamento? Perché quella che viene definita eterna giustizia, questa regge ovviamente le leggi universali, perciò ogni cosa che ci accade in realtà ce lo siamo meritato. E allora qua iniziano sempre a uscire tutta una serie di domande, ma io non ho fatto in modo che quella persona mi trattasse così o in modo che mi succedesse l'incidente. Cioè io ero attenta, è stato l'altro che mi è venuto addosso, no? Perché non ha rispettato le regole stradali. Noi abbiamo un destino definito, ok? Ma in realtà è la modalità con cui arriviamo a quel destino che è ciò che esatto, è lì che noi sviluppiamo il libero arbitrio. Mi spiego. Se io oggi decido che devo andare da Roma
da Rovigo a Roma, cioè il mio destino cos'è? Arrivare a Roma. Come ci arrivo e in quanto tempo? Vabbè, lì è lì la variabile, è lì dove io decido, ma a Roma devo arrivare. Ok? Questo è come noi dobbiamo comprendere il discorso del destino. Io mi incarno qua perché voglio sviluppare esatto, che ne so, il perdono. Ma se non trovo qualcuno che mi fa del male, come faccio a imparare a perdonare? Ecco, capite? Questo è il concetto. Quindi, quando diciamo che l'eterna giustizia regge il mondo, quindi le leggi universali, intendiamo esattamente questa. Però la giustizia, così come giustizia tra virgolette ovviamente in questo caso, è quell'amore incondizionato. Perché? Perché tutto ciò che mi accade in realtà lo devo percepire come una fase di evoluzione, cioè devo imparare la lezione che mi sta insegnando quell'evento. Ma ripetiamo di nuovo la frase tipica di tutte le lezioni: è facile. No, se fosse stato facile non sarebbe una lezione da imparare, perché l'avrei già imparata. Ecco, questo è importante. Quindi non significa che se muore una persona cara è perché l'ho voluto io, ok? Ma è mi serve per imparare. serve a me perché devo sviluppare determinate cose e quella persona in quel momento ha finito in questa esistenza il suo ruolo, quindi ritornerà per altre cose, ok? Per altri insegnamenti anche, cioè semplicemente io ho un obiettivo, l'altra persona ne ha un'altra e nel mezzo combaciano, tutto qua. Ok? Quindi è importantissimo capire questa cosa. Faccio un altro esempio più semplice, magari anche più semplice, più facile da accettare. Lavoro per un'azienda, lavoro per la Apple, ok? E qual è lo scopo della Apple? Insomma, creare tecnologia, insomma, con tutta una serie di valori poi aziendali. Ecco, se io ho la passione per la tecnologia e ho gli stessi valori aziendali, vado a lavorare in quell'azienda lì e combaciano determinate cose, ma l'azienda ha determinati obiettivi, io ne ho degli altri, ma in realtà abbiamo delle cose che combaciano e quindi andiamo a condividere queste esperienze, ok? Quindi la responsabilità diviene la possibilità di prevedere il risultato di un comportamento adottato e, se serve, correggerlo prima o anche dopo, per carità, però possibilmente magari se io prevedo il risultato, se sto facendo delle azioni che non mi portano verso quell'obiettivo, beh, ho la possibilità di correggermi prima. Ecco, la responsabilità in realtà è questo, cioè la capacità di analizzare la situazione e di agire di conseguenza. Responsabilità quindi è un termine, una parola sicuramente, ma come dicevamo poco fa è un'attitudine vera e propria che noi possiamo ritrovare in qualsiasi campo della nostra esistenza, dal giuridico al sociale per esempio. Insomma, andiamo a vedere cosa significa però responsabilità. Ovviamente deriva da dei termini latini, il primo è responsus, cioè che significa rispondere, impegnarsi a rispondere e quindi rispondere a qualcuno o a se stessi. Quindi non per forza sempre un'azione rivolta verso
l'esterno, ma rispondere di cosa? Delle nostre azioni, ma soprattutto del risultato delle nostre azioni. E bilem, cioè l'altro termine, responsabilità, responsus e bilem, che significa facoltà di operare, essere in grado. Quindi essere in grado di rispondere delle mie azioni, del risultato delle mie azioni, ma attenzione, qui e ora e anche nel divenire. Perché quando noi valutiamo un'azione da fare con il suo risultato, dobbiamo sempre pensare anche al dopo e non solo all'immediato. Chi risponde, quindi se io mi assumo questa responsabilità, diviene garante di qualcosa o di qualcuno.